sun begins to shine again. Taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Looking back on how I used to be, I always thought that love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. Even when my teardrops start to dry. Eccoci qua ragazzi, abbiamo lasciato Charlie in un parcheggio lungo il fiume e ora facciamo una bella passeggiata per il centro di questa bellissima capitale. Esatto, hai detto la parola magica. Capitale ed anche la città più grande di tutta la Slovenia. Per darvi qualche numero, ha circa 300.000 abitanti, abitante più, abitante meno, quindi non è una metropoli, è una città che si visita molto bene a passo d'uomo, almeno per quello che abbiamo visto, molto ben organizzata, con spazi e piste ciclabili, e la vita di questa città si svolge lungo il fiume che è il Ljubljanica. Capite da voi come mai si chiamerà Lubiana. Questo fiume divide esattamente la città in due e una parte è una parte più nuova, più commerciale, e l'altra è la parte più storica. Tra le cose degne di nota di questa città ci sono le famose università e gli spazi verdi, soprattutto il famoso Parco Tivoli, che pare essere gigante, che abbia, pensate un po', un'estensione come il Central Park. Capite insomma che non si tratta proprio di un parchettino. Niente, adesso facciamo questo bel tour a piedi ovviamente e vediamo un po' cosa ha da offrire. Ci sono 7-8 punti che ci siamo segnati, vediamo un po' se sono visitabili. Inoltre abbiamo deciso di rimanere a cena dentro la città, quindi stasera dovremo cercare anche un posticino dove andare a mangiare, mentre il sole mi sta abbagliando. Ho parlato di cibo e il sole fum! Guarda, quando esce il sole è una gioia. Nel frattempo abbiamo una scuola di musica e il gran canto qui dietro di noi, Ugole d'oro. Forza ragazzi, scarpe comode, camminiamo. E dietro le facciate di questi bellissimi palazzi si sente la musica, pianoforti, persone che cantano. Siamo proprio di fronte a una vera e propria scuola di canto, ovvero al conservatorio della città. Questo bel palazzo alle mie spalle è l'università della capitale, che è molto famosa in tutto il paese. Qui stanno anche o smontando o allestendo un palco per i concerti. Qui abbiamo questo pulmino molto simpatico che pare essere gratuito a beneficio di tutti i turisti che possono chiamarlo. Sì, lo chiamano e lui fa delle tappe ovviamente e ti porta in giro per la città
dove volete. L'abbiamo letto, siamo rimasti un attimo, perché comunque insomma un mezzo pubblico, seppur piccolo ovviamente, elettrico tra l'altro, ospita poche persone, però insomma gratuito, non è consueto da trovare in tutte le città, no? Vero. Però noi abbiamo voglia di camminare perché siamo stati Sì. troppo tempo fermi e le nostre gambe hanno voglia di movimento. Ma poi ve lo immaginate etichezza all'autista: fermati, fermati, io ho visto una cosa, c'ho da riprenderla per canale, fermati, cioè non si può fare. No, ci scendono dopo 2 curve. Sempre poi io che mi lancio dal finestrino che faccio le foto, Fede che riprende, veramente no, noi dobbiamo avere i nostri tempi, le nostre tappe e quindi let's go. Qui abbiamo anche la Casa delle Illusioni. Questo qui davanti è il Palazzo del Parlamento e dalla parte opposta abbiamo tutta la Piazza della Repubblica. Bella squadrata, tutta grigia, con questi 2 grattacieli molto austeri, direi. Ci troviamo esattamente in Piazza della Repubblica. Quelli che vi avevamo detto essere 2 grattacieli molto austeri è perché sono di concezione sovietica. Questa piazza, diciamo, segna notevoli momenti storici, di interesse storico. Uno fra tutti questo imponente monumento che si trova qui proprio alla nostra sinistra, è il monumento alla rivoluzione, creato da un architetto, inaugurato nel 1975. Un altro evento importante e più recente, ovvero risale al 1991, è la proclamazione dell'indipendenza della Slovenia dalla ex Jugoslavia, che è stata sancita proprio in questo posto. Ve ne abbiamo parlato prima, adesso raggiungiamo il Parco Tivoli, che è il parco più esteso di tutta la città, grande, come già detto da Marta, quanto il Central Park di New York. Pensate che la sua superficie è di ben 5 km quadrati. Cioè fa strano, perché la città poi così è a passo d'uomo, non è così enorme, quindi il parco di fatto è quasi più grande della città. In ogni modo faremo tanti chilometri anche oggi. Adesso attraversiamo questo sottopassaggio che ci porta verso il cuore di questo bellissimo parco. Lui lo dice perché cerca una giustificazione per il cibo. Certo, più si macinano Capito? chilometri e più sarà succulenta la cena finale. Così dopo non si sente in colpa di quello che sbafa. Anche perché a pranzo ci siamo mangiati veramente 2 fette di pane con 3 pomodori messi in croce. Porello, guarda come è magro, è colpa mia che è in cucina, capito? Capito. Per darvi un'idea, questo è il fiume che attraversa il centro della città e questo è tutto il parco, che è più grande di tutto il centro della città. Guardate che estensione! Quell'arancione tratteggiata è tutta la ciclabile che fa il percorso intorno.
Questo parco, ragazzi, è meraviglioso, che ve lo dico a fare. Veramente merita una visita a Lubiana solo per il Parco Tivoli. Venite col cestino com'era l'orso? Come l'orso Yogi. L'orso Yogi, non mi veniva, come l'orso Yogi. Venite con il vostro cestino, vi mettete qui, c'è un'ombra, un fresco pazzeschi, ragazzi. Si sta in silenzio a tratti, perché ogni tanto ci sono queste bande di giovani che giustamente con la musica, però è talmente immenso che vi potete isolare, rilassare, fare yoga, fare quello che volete, andare in bici, è perfetto. Come vedete, questo parco è veramente enorme. Sconfinato. Abbiamo già fatto diversa strada, ma ora vogliamo raggiungere un paio di punti che abbiamo segnato sulla nostra mappa. Sarà dura perché sono diversi chilometri che si sommeranno a tutti quelli di questa giornata. Ma i tickets sono forti, supportateci! Marta si esime dal parlare. Mettete un bel like, solo per questi chilometri ci vuole un like di quelli belli possenti. C'è da fare una bella salita, non sembra, ma è bella impegnativa. Tutta questa camminata sapete cosa ha scatenato? Indovinate un po'? Una grande fame e quindi Chiama gelato. la fame questa. Questa è gola. È gola, ma è un piccolo aperitivo. Ah, ecco. Un buonissimo gelato. Io ho preso Nutella e pistacchio, anzi pistaccio. Mi fa andare di traverso. E te nocciola e pistaccio. Nocciola è immancabile per me. Buon appetito. Che buon appetito. Lui non ha capito che sta. Mamma mia, che bontà. Buono. Dopo questo buonissimo gelato prosegue la nostra passeggiata dentro questo parco che è veramente enorme e ci godiamo questo sole che sta piano piano scendendo e ci regala dei colori che sono molto fotogenici. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, con questa bella vista sul parco salutiamo il castello di Tivoli, del parco di Tivoli, Che è proprio questo qui di fronte a noi. Belli stanchi perché non ce l'aspettavamo questa gran camminata. Poi oggi è un po' più caldo, eravamo stati troppi giorni seduti su Charlie e ci siamo sgranchiti bene bene. Dobbiamo riprendere la forma, diciamo, quotidiana della camminata. Niente, quindi rientriamo verso il centro città perché c'è ancora tanto da vedere. Tanto. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering
what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Siamo tornati nel centro della città, percorriamo questo corso che ci porta verso il fiume. Be a little risky and go for it 'cause I want you close. Siamo giunti alla Rain Place e qui davanti a noi abbiamo un plastico di tutta la città. Tanto plastico non mi sembra, è piuttosto durino, È metallico. metallico. È metallico, che plastico. Come si chiama? Scrivetelo nei commenti. Un plastico che non è di plastica. Bella domanda, non ci avevo mai pensato. Vedi? Chi lo sa lo scrive nei commenti, grazie. Just give me one more, talking till you end. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Ora attraversiamo il triplo ponte, chiamato così perché sono appunto 3 ponti uno a fianco all'altro. Noi siamo in quello centrale, alla nostra destra ne abbiamo un altro e il terzo ponte è alla nostra sinistra. Questa dietro di me invece è la chiesa francescana dell'Annunciazione. Alla parte opposta abbiamo il castello che comunque svetta su tutta la città, è visibile da ogni angolo di questa bellissima città. Go and no control. You push me, then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. So give me a sign. Give me a sign. Oh, baby, just give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more, talking till you ain't. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Yeah. Give me a sign. Just give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me a sign. Just give me a sign. Give me a sign. Just give me one more. Lubiana è divisa in molti quartieri, ciascuno di essi ha un'impronta un po' particolare, qualcuno è di stile medievale, qualcuno barocco e qualcun altro in stile liberty, ma ciò che li contraddistingue tutti quanti è l'impronta di un famoso architetto, Plečnik, al quale a partire dagli anni 20, pensate un po' fino alla seconda guerra mondiale, fu affidato il compito di ridisegnare l'intera architettura appunto della città e lui la fece a proprio gusto. Si è particolarmente concentrato sui ponti, che sono un elemento caratteristico della città di Lubiana. Questo alle nostre spalle è il triplo ponte, anch'esso è stato un po' ridisegnato e rivisitato dallo stesso architetto. È stato inaugurato nel 1842. In origine il ponte non era fatto così, esisteva soltanto il ponte centrale. Veniva chiamato Ponte dell'Ospedale ed era in pietra, portava alla città vecchia, diciamo era il principale accesso. L'architetto di cui vi ho parlato prima si rese conto che l'accesso era un po' limitato col passare degli anni, ovviamente, quando il traffico crebbe. Quindi praticamente ideò, invece di rovinare il ponte centrale, costruì altri 2 ponti tutt'oggi esistenti con questa pianta che lo fiancheggiano. Migliorò le balaustre trasformandole da metallo a balaustre in pietra con alcuni elementi di abbellimento quali queste colonnine che tutt'oggi vediamo. Un altro elemento che lo rende particolare sono queste scale che scendono di sotto e che portano a queste terrazze, diciamo così, alberate che si affacciano naturalmente sul fiume principale. Su queste terrazze si trovano dei bellissimi pioppi, quindi è una passeggiata molto piacevole da fare in ombra e dove si possono incontrare musicisti ed artisti di strada. Continua la nostra passeggiata e ci stiamo affacciando in una piazza gremita di prodotti street food. Andiamo a vedere. E quindi se qui si mangia siamo nel posto giusto, No, via, no. Sì, sì.
Ragazzi, ma è un delirio! Che Sono tutti qui che mangiano e noi no? Ma come ancora? Come no? Come no? Ora facciamo un bel giro e poi decidiamo. Perché comunque i prezzi sono un po' altini. Qui sì, questi fanno i piatti dello street food di tutto il mondo, orientali, tutto quanto, quindi i prezzi sono un po' sopra la media. Vediamo di trovare qualcosina poi di locale. Qui abbiamo i bracieri belli caldi che aspettano solo la carne che sia cotta. E come vedete, una volta che avete preso il vostro pranzo o la vostra cena, potete venire lungo questi tavolini che sono completamente liberi e a vostra disposizione. E ce ne sono tantissimi. Le persone mangiano in ogni angolo, sul fiume, nei giardini, cioè è un tripudio di odori incredibili. Mamma mia. Non Però so come ho fatto a tenerlo. ancora è troppo presto per noi mangiamo più tardi. Ora facciamo altri 2 passi e poi decidiamo dove andare. Vabbè, però è vero che oggi abbiamo mangiato leggero, Sì. E non vuol dire in maglietta e pantaloncini, come dice la famosa vignetta. Esatto. Siamo arrivati su un altro ponte, questo è il ponte dei macellai. Chissà perché. A me sembra più il ponte dei lucchetti. Come vedete sono tutti sulle 2 fiancate di questo ponte che è pesantissimo. Più Però per i lucchetti che per il ponte era stesso. troppo generico ponte Esatto. dei lucchetti. E poi a parte gli scherzi sicuramente c'è, non abbiamo ancora trovato da scritto da nessuna parte, ma c'è un nesso storico sicuramente. Questo era il vecchio quartiere, è tutt'oggi storico e probabilmente su questo ponte, quello che pensiamo noi, si affacciavano le botteghe dei macellai. Vi consigliamo una visita a Lubiana perché è una città molto romantica. Pensate voi e la vostra compagna o voi e il vostro marito, fidanzato, fidanzata, lungo il fiume Lubianica con un bellissimo battello. È romantico, no? E non sto vendendo il tour perché non ci pagano. Però incontriamo diversi di questi tour, ogni adulto costa 14 euro, i bambini 7 euro. Quindi era per darvi un'idea di un ipotetico viaggio magari per la prossima estate, perché è una città che davvero merita molto e è veramente molto interessante, a quanto abbiamo letto, fare la visita con il battello. Siamo su un altro ponte, facile da intuire il nome, è il Ponte dei Draghi. Veramente iconico. Questo ponte è caratterizzato dalla presenza di 4 dragoni nei 4 angoli dello stesso. Rappresentano un bel esempio di architettura in stile secessione. Il Ponte dei Draghi è stato il primo, pensate un po', in Europa ad essere costruito in cemento armato, sostituendo un ponte di legno ormai desueto. In origine era anche chiamato Ponte del Giubileo. Fu costruito nel 1900 per onorare i 40 anni di regno del re Francesco Giuseppe I. Nel 1919, quindi successivamente all'inaugurazione, il ponte fu ribattezzato Ponte dei Draghi, ovviamente in onore dei 4 bestioni alati che si trovano agli angoli. Ma perché i draghi? Proprio per questo simbolo è stato preso dallo stemma di Lubiana, città che secondo la mitologia fu fondata da Giasone, un eroe greco che appunto uccise il drago. Pensate che per il suo aspetto terrificante i locali l'hanno ribattezzato il Ponte della Suocera. Fuori queste suocere! Ma che vi hanno fatto? Ma come le trattano? Non è giusto, non è giusto.
continua il tour della gente che mangia, ma tra poco arriverà anche il nostro turno. C'è un sacco di gente, mamma mia. È vero che è venerdì sera, magari è in Slovenia è la serata dell'aperitivo, però è bello, è un'atmosfera festosa. Tutti i ragazzi giovani, poi essendoci l'università capiamo anche il perché, insomma. Whatever you will throw in me, I'll land on my 2 feet. I'm hanging around downtown, trying to be a part of whatever comes around. I'm looking for something that I can desire. E questo ponte che abbiamo appena passato ora è il ponte dei calzolai. Dopo il ponte dei macellai, Ci voleva. Sto beccata, è passato un signore e ha fregato una patatina, non ero io. Dopo questa bella camminata abbiamo fatto più di 7 km o 8, ho perso il conto. È giunta l'ora della cena e ci mangiamo due. Qualcosa, un nome, tutte consonanti e zero Ci vocali. mangiamo due pelskavica, non so come si chiamano. Praticamente sono due bei burger Ma di sono carne giganti. giganteschi. Guardate questo com'è. Sono giganti, Gigantesco. condito, con una patatina fritta e la birra suggerita dal titolare del locale, Una che birra pare serba. essere tipica. Salute. Noi chiudiamo qua il video. Iscrivetevi al canale, continuate a seguirci perché domani il nostro tour continua. Esatto, continueremo a vedere le bellezze di Lubiana. Non mancate. Grazie di essere stati con noi. Un abbraccio da Marta e Fede. Cheers!